tutti, benvenuti in un nuovo Real Person ASMR. Oggi abbiamo una nuova ospite che si chiama Ella, è una tatuatrice e cantante, quindi se vi interessa vi lascerò il suo link se la volete seguire su Instagram. Anche lei, guardate che meraviglia di capelli, quindi ne approfitteremo sicuramente per fare un po' di brushing. Ella, cominciamo subito, magari idratandosi un po'. Ti offro questa tisana al carcadè biologico. Non la bere tutta se non ti va, giusto un pochino per idratarti, proprio in modo da aiutare anche le cellule a prendere tutte le vibrazioni buone. Grazie mille. A te. Allora, e cominciamo subito con un po' di pulizia energetica. Oggi, visto che ti piace tanto il colore lilla, voglio proprio usare questi incensini tibetani con questa bellissima scatolina. Facciamoci un po' di tapping per la gioia di chi ama questo trigger e terremo accesi proprio questi incensini. Uno di questi incensini lo teniamo qui che ci farà compagnia per tutta la sessione. Lo mettiamo qua. Conosci la salvia bianca e il palo santo? Sì. Quale preferisci? Preferisco il palo santo. Ok, visto che li conosci e li preferisci, allora usiamo questo per armonizzare un po' l'ambiente, ripulirlo da eventuali energie. Anche se questo spazio dovrebbe essere pulitissimo, perché con tutti i fumigamenti, i suoni che facciamo, che buono, era tanto che non lo usavo anch'io. Ecco qua il nostro palo santo. Tu rilassati, non pensare a niente, svuota proprio, Grazie. la mente, gustati le coccole. Il nostro palo santo che ha un profumo meraviglioso. E anche questo lo mettiamo accanto al nostro incenso e si spegnerà piano piano. Voglio armonizzare l'ambiente anche con un po' di suoni. Andrò ad utilizzare questa piramide di cristallo. E le campane di quarzo.
ed esaurisca il suo suono senza bloccarlo, e anche delle campane di quarzo. Procediamo adesso con il taglio dei fili eterici. Andiamo a tagliare e a sbriciolare, a tagliare e a sbriciolare. I nostri filini eterici, che possono esserci oppure no, ma noi per sicurezza facciamo una bella pulizia aurica completa. E idealmente pensiamo sempre, sia nel caso dei fili eterici che nel caso di energie a vibrazione bassa, pensiamo sempre di inviarli verso l'universo affinché vengano trasformati in pura luce, in pura energia, che rientrerà in circolo proprio. Terminiamo sempre con lo sbriciolamento delle energie chiamate volgarmente negative, ma io preferisco chiamarle energie a bassa vibrazione, che andiamo proprio a dissolverle e sbriciolarle. E chiudiamo con le carezze all'aura della nostra Ella tramite le bacchette di selenite. Questa pietra, dall'aspetto così trasparente, luminoso, che purifica e pulisce il campo aurico in modo eccellente,
insistere sui chakra principali. Adesso che abbiamo fatto una bella pulizia dell'ambiente e dell'aura, io ti invito a scegliere un cristallo per vedere già anche con questo un po' il mood che gira. Chiudi gli occhi, ecco qua. Allora, hai scelto una pietra di luna. La pietra di luna è una pietra che lavora molto sul femminile, quindi vediamo un po' che cosa ti porterà. Io ti invito a tenerla tra le mani per tutta la durata del trattamento, ok? Sì. Allora, vediamo un po'. Adesso cosa facciamo? Ups, scusa, ti ho tirato i capelli. La piuma mi serve prima di tirarti su i capelli per farti la piuma, quindi andiamo intanto a pettinare un po' il cuoio capelluto e poi dopo cominciamo a raccogliere i capelli. Questa è la spazzola di legno che oltre a pettinare proprio fa un massaggio anche sul cuoio capelluto. Sono veramente lunghi, Ella. Io sono sempre molto felice quando ho la possibilità di pettinare dei bei capelli lunghi. Andiamo a sciogliere eventuali nodini. Il nostro tema è un po' sul viola, sull'arancio, sul rosa. Sono colori che a Ella piacciono, ci siamo sentite e abbiamo deciso oggi di andare su quest'onda. Poi sono i colori associati al plesso solare e al chakra della corona. E infatti anche la piuma con cui farò un po' di coccole a Ella è viola. Hai tantissimi capelli, Ella. Che meraviglia. Sono proprio tanti, tanti.
mi sono dotata anche di elastichini, perché altrimenti ogni volta poi quando arrivo a fermare i capelli faccio delle figuracce, e allora oggi ho detto no, mi premunisco di elastichini. Questo ciuffino lo possiamo lasciare anche libero, ci piace lasciarlo un po' libero così. Anche qui facciamo una treccia. Io sono un amante delle trecce, mi piace adesso fare tutte le acconciature con i fermagli di legno e i pendagli, insomma mi diverto così, li trovo rilassanti, esteticamente carini, quindi utilizziamo questo momento di raccolta dei capelli anche per giocare un po' proprio con i capelli, per fare un po' di acconciature, che so che a molti piace, risulta rilassante vedere giocare proprio con i capelli, anche a me piace molto. Ecco qua un'altra treccina. Adesso andiamo a farne un'altra di qua, che qui abbiamo il ciuffino, ma tu saresti riccia? Mossa, perché si vede, perché nonostante il capello sia liscio e appena lavato non è scivoloso come a volte succede con chi è davvero liscia, che per fare le acconciature è meglio, perché un capello troppo scivoloso per una non troppo pratica è difficilissimo da lavorare. E sono mossi, infatti ho visto spuntare qualche vago ricciolino. Hanno proprio una consistenza diversa. Per le acconciature devo dire che sono molto più facili da gestire. Ed ecco qua anche la nostra terza treccina è stata fatta. E adesso cerchiamo di capire come fissarle. Andrò ad usare proprio questi fermaglini tutti tintinnanti che mi fanno impazzire. Allora, vediamo un po' come possiamo gestire questa treccia. Se ti faccio male o se è troppo strinto dimmelo. Va benissimo. Assolutamente deve essere piacevole. Non lo sento molto stabile, vado a prendere delle mollettine per aiutarmi. A bloccare un po' l'acconciatura.
questa è un po' bloccata, vediamo. Adesso passiamo all'altro lato. No, non ce la sto facendo, ok? Proviamoci. Ecco, proviamo in quest'altro modo e blocchiamo con la mollettina. Non lo sapevi, te, che oggi ti avrei fatto tutte queste acconciature. E poi blocchiamo anche qua dietro, che non si sa mai. Ecco. E passiamo adesso all'ultima. Qua. Anche qui abbiamo i pendaglini. Spero che tu sia comoda. Sì, sì. Ce l'abbiamo quasi fatta, perché sono tantissimi capelli da tenere fermi. Lo so. Io poi non sono pratica, perché ovviamente, come ben sai, ho i ricci, quindi queste acconciature non ho modo di praticarle su nessuno. Allora vediamo un po' qua, aggiustiamo un po' questi ciuffettini. Ecco qua. E anche di qua. E voilà. Adesso procediamo con un po' di coccole con la nostra piuma viola. Tu chiudi gli occhi, gustatele. Spero che tu la trovi piacevole, rilassante. Vado proprio a fare dei movimenti leggeri sulla spalla destra e sulla spalla sinistra. Passo dietro, sullo sterno, le clavicole, sul collo e sulle guance.
Ella io procederei con il massaggio, quello vero e proprio. Se vuoi puoi togliere gli orecchini in modo che ti possa massaggiare, sì. O vuoi che lo faccia io, lo fai da solo? Non c'è problema. Te li appoggio qua. Grazie. A te. Ecco qua. Voilà. Li mettiamo qui. E adesso ti faccio girare un pochino così, ecco, in modo che tu sia a favore di camera per far vedere un pochino anche i movimenti delle mani sulle spalle e sulla schiena. Procederò con lo scollamento dei tessuti, che è un massaggio che si fa a secco. Per farlo mi inginocchio perché altrimenti, guarda che sorpresa che c'è qua, una bellissima farfalla. Poi ovviamente essendo tu una tatuatrice hai un po' di tatuaggi. Allora cominciamo a scollare. Se ti faccio male dimmelo, perché se i tessuti sono incollati può risultare un pochino doloroso, quindi non devi sentir male. Andiamo proprio a staccare la pelle dal muscolo, proprio in modo da ossigenare tutti i tessuti sia della pelle che muscolari, e questo viene chiamato anche skin rolling e si fa facendo scorrere la pelle tra i pollici e le dita della mano che camminano stile ragnetto. E vado a farlo anche su questo lato della schiena. Piano piano. E poi andiamo anche di qua, sull'altro lato. Quando si arriva a passare sopra la scapola spesso c'è un po' di difficoltà. Ecco qua, che la pelle ringrazia perché respira meglio, aumenta proprio la circolazione. E adesso procediamo invece con il burro, con il massaggio classico. Io non ti faccio scegliere il burro perché oggi non ho voglia io di un tipo di burro, quindi uso direttamente quello che preferisco. Va benissimo. Si tratta comunque sempre del mio burro di karité biologico con tutti gli oli essenziali, te lo faccio sentire prima. Buonissimo. Ti va bene? Sì, sì. Perfetto.
Oggi userò con te un nuovo strumentino, nuovo perché io non l'ho mai usato, non è che non si è mai visto in giro, però si tratta di due sfere che vengono usate di solito per massaggiare il viso, ma io voglio provare ad usarle sulla schiena al posto delle forcelline, quindi sarai proprio una cavia che dovrai dirmi sinceramente se sono piacevoli oppure no. Intanto vado a spandere bene il burro che sta spandendo tutto il profumo degli oli essenziali, si sente moltissimo la gaulteria che è quella balsamica, si sente un po' anche la parte agrumata, ma la gaulteria è tra le più presenti, che è anche un decontratturante, un antidolorifico, ecco, per i dolori muscolari. C'è rimasto del burro sulla mia mano. Ok, e proviamo a vedere se queste ball sono piacevoli nel massaggio. Sicuramente trovo che facciano un suono super rilassante. Saranno un po' fredde, dimmi se ti dà fastidio, Come va? Benissimo. Ho voluto provarle come sostitute delle forcelle in legno. È piacevole come movimento. Vado a massaggiare proprio questa zona dove a volte si accumula un po' di tensione. Proviamo ad usarle anche qua davanti, sotto le clavicole. Fino ad arrivare allo sterno, giriamo
intorno alle spalle. E qui facciamo uno scivolamento lungo la colonna vertebrale. Proseguo con le mani. Proseguiamo il massaggio con le mani, con le dita. Nonostante ella sia molto giovane, anche lei ha i suoi bravi muscolini contratti. Probabilmente per il lavoro che fai sta in posizioni un pochino tensive per il collo, le spalle. Salgo un pochino su, sul collo e utilizzo le nocche proprio per sciogliere un po' la muscolatura tesa. Vado anche a lavorare un po' ai lati della colonna vertebrale con i pollici. Proseguo poi con l'impastamento. E con il lavorare un po' anche di taglio i trapezi, mentre poi mi allargo sulla scapola con la mano ampia, faccio proprio dei giri belli larghi. E adesso sto premendo un po' proprio per andare a sciogliere tutte le tensioni, la fatica, la stanchezza.
di rimetterti girata davanti e concludiamo così davanti il nostro massaggio. Salgo su proprio sui lati del collo e vado a massaggiare un po' anche qua dietro le orecchie. Se ti appoggi ti vado proprio a lavorare il lato, lascia proprio andare, stai rilassata, fidati che te lo tengo il collo. Andiamo proprio a lavorare questa zona. Per rilassare. E adesso andiamo a fare lo stesso anche di qua, quindi appoggiati tranquilla. E voilà. Massaggiamo le spalle. E il movimento incrociato che va a massaggiare in contemporanea la schiena e la parte davanti delle clavicole e dello sterno. Cominciamo a chiudere il nostro massaggio facciamo proprio scivolare via tutta la stanchezza, facciamo scivolare via tutto lo stress, la fatica, eventuali preoccupazioni li mandiamo via e facciamo proprio scivolare giù dalle spalle. Li lasciamo andare, tutti i pensieri, via via. Li lasciamo andare liberi.
asciughiamo tutto l'eccesso di olio. E anche questo è occasione per fare un massaggino. Di aver asciugato tutto, gli orecchini te li restituisco dopo, Sì. perché intanto ti ripettinerò un po' i capelli e adesso andremo di nuovo a sciogliere. Tanta fatica per pochi minuti. No, fatica no, è un divertimento. Andiamo a recuperare tutte le mollettine. Tu intanto, Ella, pensa se c'è anche un trigger, qualcosa delle coccole che faccio che ti piacerebbe ricevere, oltre a quello appunto che hai ricevuto finora. Possono essere coccole sonore, quello che vuoi, dimmi se c'è qualcosa che ti piace. A me qualsiasi cosa fai con i capelli mi piace tantissimo. Mm-hmm. Quindi se c'è un altro massaggio che volevi provare sui capelli sono contenta. Ma senti, dopo che te li ho spazzolati io potrei fare anche un po' di tracing, che è una cosa che di solito piace, il tracing Sì. con le bacchettine, posso fare anche quello. Va bene. I capelli sono il punto debole di tutti noi. Sono proprio una delle coccole più gradite da tutti, me compresa. Che a me non c'è nessuno che le fa, ma no. Così è. Mettiamo i laccetti e andiamo a disfare la treccia. E i capelli hanno preso anche questo ondulamento molto grazioso.
quasi quasi farei anche un po' di scalp massage con le mani prima del tracing. Uso i pollici sulla parte dietro della nuca con dei movimenti circolari e con le dita della mano vado a massaggiare proprio il cuoio capelluto, dove ci sono tanti punti anche di riflessologia. Io adoro il massaggio alla testa, mi piace farlo e mi piace anche riceverlo perché è molto molto rilassante di solito. E adesso proseguiamo con il tracing. Sul cuoio capelluto,
tirato fuori un po' di ricciolino, io invece di spazzolarli farei un'altra cosa che non ho mai fatto a nessuna, quindi oggi già due cose nuove, però mi ero procurata dell'acido ialuronico perché ho detto, se c'è qualcuna con i capelli mossi e voglio prendere un po' di acido ialuronico e lavorarti un pochino i capelli in modo da fare quell'effetto un pochino gel. Va bene. Io a volte proprio l'acido ialuronico lo uso proprio al posto del gel, perché è anche curativo, oltre che fare quell'effetto proprio gelatinoso, è anche un po' curativo per i capelli. Viene un po' quell'effetto bagnato. Mi sa che ce ne vorrà tantissimo. Andiamo proprio a passarlo su questi capelli che prendono il ricciolino per dargli proprio un po' più di definizione. Facciamo un vero e proprio trattamento di bellezza oggi ai capelli.
di prodotto e li lasci asciugare, secondo me ti viene fuori un mosso veramente bello, soprattutto adesso. Un po' di spruzzi di acqua sciamanica per risvegliarsi un po' dopo tutte queste coccole. La conosci? L'acqua Florida? Solo dai tuoi video. Solo di nome, quindi ora così sentirai quanto è buona. Ok. Vado a spruzzarla sul ventaglio di legno di cedro e la spando intorno a te. Io ormai sono dipendente dall'acqua Florida. Ti invito a rimetterti gli orecchini. Grazie, prima che ce li scordiamo. Vuoi che ti aiuti? Ma ci dovrei riuscire, credo, spero. No, niente, non ci riesco. Ti aiuto, vieni. Perché in effetti senza specchi non è semplice. Allora si infila qua, ok? Sì. Poi sono tutta rilassata. Quindi bene. Ok, l'ho preso, sì. Ci siamo. Basta. Vai. Grazie. Abbiamo sistemato anche gli orecchini. Riprendo il cristallo. Grazie mille. Ti ha dato qualche vibes o no? Mi è piaciuto molto che ho scelto quello della luna. Sono contenta che ti piaccia la luna. Allora vediamo un po' anche a questo punto. Io sono curiosa di vedere che tarocco scegli. Ti va? Sì. Anche per te i tarocchi dell'inconscio, quelli che ho fatto io. E no, non sono in vendita perché a volte me lo chiedono, li ho fatti, ci sono solo 2 prototipi, quindi li uso solo io. Andiamo a mescolare. Allora, cerco di allargarli un po'. Ma tanto quello che è tuo verrà a te in ogni modo. Allora chiudi gli occhi
cosa hai preso? Allora, abbiamo una bella torre, che è una carta bella strong, l'hai presa con la mano destra, non si sa se influisce oppure no, eh? Conosci un po' i tarocchi? Allora la facciamo vedere. Di solito la torre è una carta che spaventa un po' quando viene pescata, perché è una carta di distruzione. Ok. Quindi a volte può avere un significato che stiamo attraversando un periodo in cui siamo anche proprio crollati noi, quindi può essere anche un periodo molto difficile, ma guardandoti non mi sembra il tuo caso. A volte la torre arriva proprio invece quando c'è bisogno anche di un rinnovamento, quando c'è bisogno proprio di far crollare anche delle vecchie credenze, delle cose che non sono più buone per noi, vanno fatte crollare, quindi c'è bisogno proprio di un fulmine che butta giù il vecchio e lo sgretola. Quindi non so se in questo momento della tua vita ti risuoni come carta, Un pochino sì. però un pochino, ecco, diciamo, il significato molto semplice, io tendo ad essere ovviamente molto semplice, più o meno è questo. Grazie. A te. Bene Ella, io a questo punto chiuderei la nostra sessione e ti ringrazio ancora per essere venuta da lontano a trovarmi e ringrazio tutti coloro che sono rimasti fino alla fine qui con noi e ci vediamo presto, sempre qui su Rasul SMR. Mi raccomando, se siete svegli, dateci un pollicino in su, un hype, che male non fa. Alla prossima, ciao tesori.